Se dovesse servire, c'è un unico fornello sempre pronto all'uso, il fornello a legna. È stato messo a punto da Decathlon per chi pratica il campeggio, ma è ottimo in caso di sopravvivenza, in caso di sospensione del flusso di gas, in caso di emergenza. Guardiamo come funziona e a quante cose può essere utile, oltre che a cucinare. Ha in dotazione questa cannuccia in metallo utile per smuovere la legna, ma anche per soffiare sulla brace. Andiamo a accenderlo. Il fornello a legna può essere subito operativo con dell'erba secca da usare come miccia e degli steccoli, dei bastoncini di legno belli essiccati. Si va prima a mettere una matassa di erba secca che prenderà subito fuoco. Si inseriscono sopra i bastoncini. Una volta riempito di legna, il fornello a legna è pronto all'uso. Basterà accenderlo e mettere qua sopra, su questo pianale, su questo ripiano, il recipiente per cucinare, che potrà essere una pentola per cuocere della pasta, per preparare una minestra, una qualsiasi padella o una griglia quando la legna si sarà trasformata in brace. Riuscirà a bollire una pentola d'acqua in circa 10 minuti, perché la fiamma che svilupperà sarà davvero potente. Andiamo a vedere. Prendiamo un semplice accendino e andiamo a accendere l'erba. Perché il fuoco avrà guadagnato un certo vigore, chiuderemo lo sportellino, salvo riaprirlo per dargli forza usando questa bacchetta come cannuccia per soffiare, e lo gestiremo come un normale fuoco, quindi alimentando se necessario, ma già subito dopo essere stato acceso svilupperà una temperatura molto elevata Chiaro, l'intensità del fuoco dipende dalla stagione. Ora siamo in estate e comunque sia mi sto regolando, perché sono pur sempre all'interno di un condominio, anche se sto usando
un barbecue come appoggio per motivi di sicurezza, visto che è tanto che non piove e che c'è molta siccità. Ho anche una bottiglia d'acqua da utilizzare in caso di incidenti. Comunque il vigore della fiamma è ottimo e assicuro che, come ho già potuto sperimentare, e ora non lo sto facendo perché non voglio sprecare acqua, riesce a scaldare, a far bollire un pentolino, una pentola d'acqua in 10 minuti, 15 minuti, che insomma accontenta, ovviamente, se dovessimo essere in situazione di emergenza. Ma i poteri di questo bellissimo fornello a legna non si esauriscono qui. Una volta finita la fiamma, dentro rimane della bellissima brace, molto potente perché è concentrata in uno spazio ristretto e in grado quindi di cuocere qualsiasi cosa tramite la brace, di riscaldare, di fare alla brace delle verdure, della carne, del pesce, qualsiasi cosa. La brace, una volta esaurita, come sappiamo, potrà essere utile per filtrare dell'acqua di fiume, dell'acqua di pozzo, per contribuire a potabilizzarla dopo la bollitura. Infatti il carbone e la brace in generale è un filtro potentissimo che rende limpida l'acqua e la depura di molte sostanze non buone da bere. Se fossimo in inverno potremmo usare la brace per riempire dei contenitori in alluminio o in rame o in metallo in generale, contenitori con un tappo a vite, da utilizzare come stufette per riscaldare gli ambienti o da portare, come succedeva un tempo con i caldani, gli scaldaletto, da portare direttamente in camera avvolti con un panno di lana per tenere caldo il letto e la stanza per diverse ore. Potremmo utilizzare l'acqua riscaldata per riempire delle bottiglie in vetro e, come con i recipienti in metallo, avvolgerle in dei panni di lana per riscaldare gli ambienti e il letto. La brace ha inoltre molti poteri curativi che potranno tranquillamente essere reperibili nei dettagli su internet. Ovviamente, se dovessimo trovarci in una situazione di emergenza, non sprecheremmo la brace residua, ma cercheremmo di mantenerla accesa per gli utilizzi successivi. Per mantenere accesa la brace basta ricaricarla spesso e evitare che sia sottoposta a stress, cioè a eccessiva ventilazione, quindi che si consumi troppo facilmente. Non dimentichiamo inoltre che la brace è un concime eccellente e che con la brace setacciata, che potremmo già trovare pronta o quasi pronta in questo cassettino qua, si prepara uno dei detersivi più potenti al mondo, cioè la lisciva, il detersivo derivato dalla cenere. Per estrarre la lisciva la procedura è semplice e si trova in un altro mio contributo presentato un bel po' di tempo fa, forse addirittura prima della pandemia. Per concludere, se si abita in un appartamento, se non si possiede un caminetto e siamo in totale emergenza, quindi vogliamo cucinare qualcosa, vogliamo riscaldarci, vogliamo avere una fonte di calore, ovviamente all'aperto, perché questo fornello a legna può essere utilizzato solo all'aperto perché emana come un focolare notevoli quantità di gas pericolosi se acceso al chiuso. Se dovessimo trovarci in situazione di emergenza in un appartamento, potremmo fare ricorso a questa bellissima creatura da campeggio che potrebbe aiutarci, potrebbe farci cuocere i nostri cibi, potrebbe supportarci in 1000 modi. Non succederà mai, ma se dovesse succedere saremmo comunque pronti. Buona sopravvivenza a tutti, arrivederci.